Bentornati nel santuario delle emozioni, bentornati su Stelle Turche Rivelate. Se siete qui, è perché non vi basta lustrarvi gli occhi con le copertine patinate, voi cercate il battito che vibra dietro lo schermo. Oggi vi raccontiamo una storia che sa di caffè amaro e promessa mantenuta, una storia con al centro due volti amatissimi, Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Prima di alzare il velo su questo racconto intimo e delicato, vi chiedo un piccolo gesto di appartenenza. Sostenete il video con un like, iscrivetevi per non perdere nessun capitolo delle nostre saghe, e se volete far parte del cuore pulsante della community, cliccate su Unisciti. Il vostro supporto è la linfa che ci permette di raccontare la verità, senza filtri e senza rumor di fondo. Pronti? Scivoliamo nel silenzio di Istanbul. La scorsa settimana, mentre la città ribolliva del suo brusio ininterrotto, clacson, sirene, ambizioni in collisione. Gökberk YLDRM e Cemre Arda hanno cercato l'esatto contrario, una tasca di quiete assoluta. I resoconti superficiali, quelli che fanno gola ai titoli a basso costo, hanno deformato l'immagine, si è sussurrato di crisi, di facce tese, di freddezze nate dalla pressione feroce dell'industria televisiva. Eppure, lasciate che sia Stelle Turche Rivelate a rimettere ordine nel caos, quelle narrazioni sono miopi. Quello che è accaduto a un tavolo appartato, in un ristorante nascosto, lontano dagli obiettivi più aggressivi, non è stato una frattura, ma una fortificazione. Fonti vicine alla coppia, persone che conoscono l'architettura fragile che regge un amore sotto i riflettori, sussurrano che quel rendezvous l'ha desiderato Gökberk, e non per dettare regole o lanciare ultimatum, voleva scoprire il cuore. Da settimane l'attore porta sulle spalle il peso del suo prossimo lavoro. Un progetto che nei corridoi circola già con un nome in codice, Kuma. Quella veste di aspettative è pesante, cucita con fili di responsabilità e ansia da prestazione. Ma, sotto quella pressione tettonica, la sua priorità non era la carriera, non la fama. Era la donna seduta dall'altra parte del tavolo. L'atmosfera era notevole non per il volume delle voci, ma per una calma profonda, quasi abissale. Nell'epoca in cui le coppie celebri trasformano ogni cena in un set per milioni di occhi digitali, Gökberk e Cemre hanno scelto il gesto più radicale, essere semplicemente umani. Lui ha parlato piano, con una dolcezza che lasciava filtrare un vulcano interiore. Non ha alzato la voce, ha abbassato le difese. Ha guardato Cemre, una donna che la gravità del suo successo trascina ovunque, e le ha offerto una confessione che era preghiera e promessa insieme. Fermiamoci a riflettere. Vi è mai capitato di sentire che il lavoro, o la vita che corre troppo, stesse rubando minuti preziosi alle persone che amate? Come avete fatto a riprendervi quel tempo? Scrivetelo nei commenti. La vostra storia conta quanto quella dei nostri protagonisti, perché qui su Stelle Turche Rivelate le emozioni non sono mai a senso unico. Gökberk ha ammesso, con disarmante chiarezza, una paura in crescita. Ha sentito che il tritacarne spietato dei set, dei sopralluoghi nel weekend, delle pagine di copione che trasformano i sogni in logistica, stava lentamente e inesorabilmente consumando il loro rifugio di vicinanza. Ha percepito formarsi uno spazio, una distanza microscopica che, se ignorata, un giorno potrebbe diventare un abisso. Non vuole svegliarsi e scoprire di essere due estranei uniti solo da una vecchia foto o da un titolo di giornale. Vuole chiudere quello spazio con una presenza vera, tangibile. Rallentiamo, anche solo un po', avrebbe sussurrato, lasciando le parole sospese come una fragile ma necessaria tregua. Ha chiesto un tempo che appartenesse a loro. Solo a loro. Non ore ritagliate dagli scarti di giornate frenetiche, non momenti negoziati tra una call e il volo successivo. Ha dipinto per lei l'immagine di notti in cui non si crolla con l'evidenziatore in mano, esausti. Mattine in cui il caffè non si ingoia correndo a una riunione, ma si beve piano, lasciando che l'aroma riempia la cucina. Pomeriggi in cui l'autopilota si spegne e la memoria ricorda una verità. Loro due contano più della macchina che alimentano col loro talento. Perché il successo, senza un con chi, è un calice vuoto. E qui arriva la risposta di Cemre, il momento in cui tutta la tensione si scioglie. Perché se pensate che lottare per un amore sia il gesto più romantico, fatevi sentire con un like e sostenete Stelle Turche Rivelate. Lei gli ha confessato che stargli vicino la porta su una frequenza di pace che altrove non trova, nemmeno sotto gli spot più potenti. In quella nicchia di silenzio, gli ha detto di aver ascoltato davvero. Il suo cuore batteva allo stesso ritmo,
Anche lei desiderava più ore con il loro nome inciso sopra. I tabloid, affamati di conflitto, hanno provato a trasformare quella conversazione in un ultimatum, in una crepa. Ma oltre il rumore, resta l'immagine di una maturità rara. Due persone, osservate al microscopio, hanno scelto di essere architetti della propria felicità, non vittime dell'agenda. Amici della coppia raccontano che non era la prima volta che Goldberg esprimeva preoccupazione per il ritmo insostenibile. Da mesi osservava i 1000 impegni di Cemre, riflesso della sua stessa etica del lavoro, e capiva che quella corsa tracciava una linea pericolosa nei loro giorni. La sua richiesta non era punizione, era preservazione. Un modo per dire: assicuriamoci che il titolo più importante rimanga scritto nella nostra vita privata. Il pubblico, online, ha reagito mostrando quanto desideri autenticità. Niente speculazioni su rotture. I commenti hanno lodato la lucidità di quell'incontro. Amore vero. Lo chiamano in molti, quello che non vive di fuochi d'artificio, ma di conversazioni coraggiose su bisogni e confini. Però la poesia non è rimasta chiusa dentro quel ristorante. Le nostre sentinelle nell'ombra rivelano che i due se ne sono andati non con promesse astratte, ma con un piano concreto. Pare che Goldberg abbia proposto un santuario lontano dalla città, una breve, rigenerante fuga a Bodrum. Attenzione, non la Bodrum lucida di resort, taccuini e scatti rapaci. Lui immagina giorni che si allungano come orizzonti, acqua profumata di sospiri, e un'agenda completamente vuota. Andiamo a essere noi, davvero. Riposiamo. Riposiamo davvero, le avrebbe detto. Niente stylist, niente outfit studiati, niente contenuti da impacchettare per i follower. Solo passeggiate all'alba con la luce liquida sull'acqua e notti scandite dal respiro dell'Egeo. Le amiche di Cemre dicono che lei ha guardato il calendario impazzito, ha fatto un respiro profondo e ha compiuto qualcosa di raro. Ha spostato le montagne per far spazio a lui. Se i sussurri sono veri, presto spariranno, non per perdersi, ma per vivere. Eppure, dietro la tenda della fuga, nella mente di Goldberg sta prendendo forma qualcosa di più profondo. Quella richiesta di tempo non è una toppa per un mese pieno, è il progetto per un nuovo modo di stare al mondo. Lui spinge per piccoli rituali protetti, cuciti nelle settimane come fili d'oro. Parlano di giri serali nel quartiere quando la città tace, serate dedicate a cucinare insieme, dove l'intimità nasce dal tagliare, mescolare, assaggiare. Spazi in cui i telefoni non sono solo silenziati, ma banditi, perché l'unica connessione sia quella degli occhi. A chi guarda da fuori sembreranno idilli domestici. Per Goldberg sono organi vitali del loro amore. Più ascolti i mormorii attorno a loro, più emerge un filo chiaro. Lui si sente incredibilmente fortunato. Racconta agli amici di amare una donna la cui luce cresce col tempo, e gliene è grato. Conosce la bestia dell'ambizione senza lasciare che divori la vicinanza. Qualcuno giura di averlo sentito mormorare, più di una volta, al termine di notti infinite sul set: non credo potrei vivere questa vita senza di lei. Non è copione, è l'onestà che affiora quando si spengono le luci. Naturalmente, una cura così meticolosa accende la domanda che infiamma commenti e cuori. È il preludio a qualcosa di ufficiale? Quando un uomo comincia a punteggiare la vita condivisa con questa precisione, il mondo ci fa caso. Quando tratta il silenzio e l'ordinario con una sacralità così tenera, è naturale domandarsi se stia allenando il cuore al per sempre. Nessuno tra i vicini alla coppia conferma anelli o date, nessuna location è stata prenotata. Ma il legame sembra diverso. Più forte, più intenzionale, più ancorato. Soprattutto in queste settimane. Mentre l'agenda di Cemre andava fuori controllo, Goldberg si è fatto notare per attenzioni extra. Passaggi verso casa ad orari improbabili. Cibo caldo fatto arrivare su set gelidi e interminabili. Messaggi che non suonano come dovere, ma come carezza. Ecco perché la loro storia è diventata, in punta di piedi, la più discussa qui su Stelle Turche Rivelate. Non per il dramma, ma per la chiarezza. Conversazioni così sono difficili persino tra le mura di casa. Sostenerle mentre un'intera città osserva richiede un coraggio diverso. Quella cena a Istanbul è il cuore della loro trama. Chi c'era continua a ricordare i dettagli, perché i dettagli raccontano la verità. Il cameriere ha posato una candela piccola tra loro e nessuno l'ha spenta. Ha bruciato piano, simbolo di pazienza. Goldberg si è sporto in avanti, gomiti sul tavolo, rispetto totale. Cemre ha ascoltato, assorbendo il peso del suo amore.
Poi la cosa più piccola e più bella. Una risata condivisa su una battuta solo loro. Il suono del sollievo che scorreva tra i due. I nuovi progetti chiederanno tutto. I copioni saranno lunghi, le notti corte, la pressione in salita. Ma adesso hanno un piano. Hanno i martedì della pasta. Hanno le passeggiate del venerdì al tramonto. Hanno una fuga sul mare all'orizzonte. Hanno costruito una fortezza di piccoli riti per proteggere il regno del loro amore. Così, mentre i titoli hanno servito shock e scandalo, l'interno di questa storia è morbido, sostenibile, vero. Gökberk ha chiesto tempo. Chamre ha detto sì. E a noi resta una lezione di emozioni concrete. La verità, quando spogliata degli orpelli, fa poco rumore, ma resiste. Che cosa ne pensate, amici di Stelle Turche Rivelate? Credete che questi piccoli rituali siano il segreto di un amore che dura? Scrivetelo qui sotto, la vostra voce è parte della nostra storia. Se questo viaggio nel profondo vi ha toccato, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete il video. Ci ritroviamo al prossimo sussurro, alla prossima verità rivelata. A presto!